Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Stiamo interessandoci del disegno 2D, della messa in tavola, e continuiamo con l'argomento di oggi che è la prima vista, vista di base o vista base. Allora, quando apriamo un nuovo prototipo di disegno, in questo caso sto aprendo un prototipo per norme ISO, millimetri e metodo di proiezione europeo, si presenta il foglio vuoto con tutte le impostazioni di cui abbiamo già discusso nel filmato precedente, e per aggiungere la prima vista o vista di base o vista base occorre andare a chiamare questo comando. Si presenta questa finestra dove la prima operazione da fare è dirgli a quale file esistente, che sia di parte, di assieme o di presentazione, collegare il nostro disegno 2D. Quindi per prima cosa, se qui non c'è aperto nessun disegno di parte, di assieme o di presentazione, per creare la vista di base di questo nuovo disegno che abbiamo aperto, disegno 2D che abbiamo aperto, occorre dire quale file associare. Possiamo iniziare con un file di parte, quindi andiamo a cercarci nella nostra area di lavoro il file di parte, la campana, questo qui, clutchbell.ipt, e apriamolo. Questa apertura equivale a un collegamento col file di disegno. Si è già predisposta una prima vista che lui ci propone al momento in cui ho fatto il collegamento. Allora, come gestisco questa vista? Posso gestirla in tante maniere. La prima, adoperando il ViewCube. Il ViewCube con le freccette non è possibile trascinarlo, ok? In realtà si può trascinare, ma vediamo subito dopo come. Allora, usando le freccette vado sulle 6 viste principali, tra l'altro potendole girare, e posso andare sulla vista assonometrica che ho definito come vista di casa. In realtà è assonometrica perché l'ho definita così io, altrimenti sarebbe comunque la vista di casa. Questo è un sistema. Il secondo sistema è quello di usare la rappresentazione che vediamo qui. Questo in realtà fa qualcosa di più, perché ci permette di scegliere una vista già presente nel disegno come vista principale, e fin qui fa la stessa cosa, cioè qui scelgo una vista principale e qui scelgo una vista principale. Vediamo come, tanto per avere un esempio nel filmato. Io apro la lista delle viste, scelgo la vista fronte, che poi sarebbe questa, no? Perché la vista 1 non so che cosa sia, ci clicco sopra. In realtà non ha fatto niente, però devo andare a mettere le impostazioni, devo andare a fleggare, a cliccare sulle impostazioni e dirgli che sì, voglio la vista inquadratura. Tra l'altro qui posso decidere se metterci le annotazioni 3D oppure no. Non ne abbiamo ancora parlato di annotazioni 3D, per cui questo lo lasciamo lì. Allora, vista inquadratura, ok, e vedete che ho scelto una vista che prima non potevo raggiungere, una vista presente all'interno del disegno. Per chiudere l'argomento rappresentazione ci sono gli stati modello. Allora, lo stato modello è qualcosa di più che una semplice scelta di una vista, perché mi permette di scegliere uno stato modello. Adesso qui blocco tutto nel file e apro il disegno IPT. Nel file IPT ho predisposto due stati modello, se non ricordo male, uno stato modello primario, che è questo che vedete qui, e uno stato modello che ho chiamato no estrusione 6. Evidentemente è uno stato modello in cui questa estrusione non esiste. Rendiamolo attivo. Vedete che l'oggetto, il file di parte, nello stato modello no estrusione 6 non ha l'estrusione 6. Benissimo, torniamo al nostro disegno, riandiamo a fare la vista base, andiamo a collegare no estrusione 6, si è già portato lì, e vedete che me lo fa vedere correttamente senza l'estrusione 6. Se cambio lo stato modello, torno a primario, me lo fa vedere con l'estrusione 6 inclusa.
Ovviamente in questo momento è attiva la vista frontale, anche se qui c'è scritto vista 1, se rendo attivo vista 1 col flag, do l'ok, mi si porta nella vista 1 con lo stato modello primario. Adesso se tocco lo stato modello vedete che chiude il foro, cioè no estrusione 6. Quindi la rappresentazione è un secondo modo per stabilire la vista principale, scegliendo una vista di disegno tra quelle presenti nell'oggetto, ma aggiungendo anche qualche cosa di più, in questo caso, e aggiungendo cioè la possibilità di scegliere lo stato del modello del file IPT. Ne ho due, primario e senza estrusione. Se io tocco qui dentro, rappresentazione stato modello, passo da primario a no estrusione 6, passo dallo stato modello con il foro lo stato modello senza il foro. Adesso questa non me la fa toccare più, evidentemente qui devo tornare a una vista primaria per sbloccare il ViewCube. Quindi un sistema è questo del ViewCube, un sistema è questo della rappresentazione, che oltre a prendere una vista permette anche di portare lo stato modello, di usare lo stato modello, ma ho anche la possibilità di usare il tasto destro sul ViewCube. Tasto destro sul ViewCube, orientamento vista personalizzata. Mi sbatte nel disegno IPT. Io metto una vista, giro il mio oggetto con il ViewCube, concludi vista personalizzata e la vista ce l'ho qui. Quindi ho tre sistemi per scegliere la vista principale. Agendo direttamente sul ViewCube, e sono limitato a un certo numero, alle 6 facce nelle 4 posizioni, più questa, ho la possibilità di sceglierlo dalle viste del disegno già esistenti, quindi nel disegno, ho la possibilità di associare un stato modello piuttosto che un altro alle viste e ho la possibilità di scegliere una vista qualsiasi andando in orientamento vista personalizzata. Annulla. Ho in realtà un altro sistema per fare la messa in tavola della prima vista e l'altro sistema è quello di portarmi sul disegno, cliccare sul tasto destro qui e creare vista del disegno. Allora questo automaticamente mi porta ad aprire un nuovo file di disegno. Vedete che tra tutti i file di modello ci sono solo i file di modello di disegno, scusate. Apro un nuovo file di disegno e predispone la vista, automaticamente la vista che era presente qui. Questa era la vista presente nel disegno, questa è la vista che è stata predisposta nel nuovo file disegno 2 che ha appena aperto. Notate anche che nel momento in cui vado a collegare, e se qui do l'ok, disegno 2 non esiste più, ma esiste un clutch bell, cioè automaticamente lui, avendo collegato questa campana al mio prototipo che si chiamava disegno 2, ha rinominato il prototipo disegno 2 in clutch bell. Ovviamente il secondo, perché qui c'è il disegno 1 che è quello che è ancora vuoto e qui non abbiamo fatto tanti tentativi, ho fatto vedere come funzionava senza arrivare a dare l'ok finale. Invece qui l'ok finale è stato dato e lui disegno 2 l'ha già rinominato. Quindi, avendo acquisito i 4 modi per scegliere la vista principale, andiamo un attimo sul disegno 1 che alla fine è rimasto vuoto, lanciamo il comando base e ragioniamo di questi 2 spazi di comandi. Allora, questo primo spazio stile decide lo stile da dare alla vista. Stile che può essere uno stile ombreggiato, che dovrebbe essere quello visibile adesso, diamo l'ok. Stile che può, adesso per vederli tutti andiamo a modificare, modifica vista. Stile che può essere, questo lo spegniamo, con solo le linee visibili, quindi linea nascosta rimossa. Ok. Stile che può essere, modifica vista, con solo le linee, con tutte le linee nascoste e visibili, diamo l'ok,
Il tutto, quindi modifica vista, questi due si possono accoppiare con questo, quindi tutte le linee ombreggiato, solo le linee visibili ombreggiato, tutte le linee senza ombreggiatura, solo le linee visibili senza ombreggiatura. Queste sono le combinazioni. Poi ci sono ancora due cose, c'è questo gancio, questa catena, e questo flag sotto vista raster. Allora, la catena quando si fa la vista base non è flaggabile, è disattivata. La catena serve a fare che cosa? Quando si fanno le altre viste, se si usa la catena, se nel fare le altre viste si flagga la catena, queste prendono lo stile della vista principale. Se non si usa la catena, prendono lo stile che si dichiara. Però questo non possiamo vederlo qui perché lo vedremo quando facciamo le altre viste, al di là oltre la vista base. Questa è, ripeto, stiamo interessandoci della vista base. E poi c'è questo flag vista raster. Allora, questo flag apparentemente non cambia niente, vedete? Non cambia niente, ma in realtà cambia tante cose. Cambia che quando lui costruisce questa immagine la fa così, la fa vettoriale. Se faccio così, la fa raster. Sapete la differenza tra vettoriale e raster? Vettoriale, un cerchio è un'entità e quindi selezionabile e cancellabile. Raster, un cerchio è una serie di punti, quindi per cancellarlo bisogna andare a pescare tutti i punti. Allora, perché c'è questa vista raster? Questa vista raster è un aiuto che Inventor propone quando i disegni sono molto complessi. Non è il caso della nostra campana della frizione. Se sono molto complessi, e in generale parlo di assiemi, avere una vista raster permette di non fare un disegno vettoriale che sarebbe pesantissimo e quindi rimane, diciamo, nei limiti del tollerabile come dimensione e quindi dell'usabile. È chiaro che si perde tante proprietà e quindi vista raster si flagga solo se facciamo fatica a fare un disegno vettoriale 2D. Etichetta. L'etichetta è un qualcosa che io posso accendere e modificare. All'interno dell'etichetta c'è la scala. Allora, in questo momento l'etichetta sarebbe vista 1, però posso chiaramente modificarla, e in questo momento l'etichetta è spenta, posso chiaramente renderla visibile. Allora, la modifica non ve la faccio vedere, è banale. Invece questo, lampadina accesa, questo è l'effetto finale. Ovviamente torniamo sulla modifica della vista e togliamola perché normalmente conosciamo le proiezioni ortogonali, la vista base è la prima vista, la vista principale, e non ci serve quindi di mettergli etichette o roba del genere. Quindi diamo l'ok e questa rappresentazione va benissimo. Un'ultima cosa, la scala. Allora, la scala, modifica vista, la posso cambiare qui andando a scrivere, a selezionare una di queste o a scrivere la nuova scala. Oppure la posso modificare così. Allora, questo chiaramente la devo chiudere. Prendo questo spigolo rosso e lo ingrandisco. Chiaramente qualsiasi spigolo diventa rosso e si ingrandisce. E questo vuol dire modificare la scala. In questo momento mi dice la scala 2:1 se do l'ok. Anche qui compare questa catena con il floppy sotto. Questo vuol dire che le viste secondarie, non la vista base, nella vista base non è attiva, nelle viste seconda, terza, quarta, quinta, quella successiva alla vista base, si attiva e se è flaggata vuol dire che la scala delle altre viste è uguale a quella della vista base. L'ultima cosa che si può fare una volta che abbiamo scelto lo stile e una volta che con uno dei 4 sistemi abbiamo scelto la vista base è quella di posizionarla, quindi si prende in mezzo e si mette dove si vuole nel disegno. A questo punto, attenti, ha già preso un nome del modello Clutch Bell, ma il nome del disegno è ancora il nome della tavola, del file
prototipo. Se diamo l'ok, c'è ancora questa situazione. Se diamo salva, attenzione, quindi qui c'è il nome del modello, qui c'è il nome del disegno. Se diamo salva e lo salviamo dandogli lo stesso nome, Clutch Bell, ok.ipt, salva, mi fa salvare una marea di robe, non spero di, tanto ho tutte le copie iniziali, sì tutti, ok, e qui alla fine dell'operazione è andato a finire il nome del DVG. Allora, il nome del modello è il nome che io ho collegato, del file di parte che io ho collegato al mio file 2D, e qui c'è il nome del file 2D. Però attenti, questo succede nel mio cartiglio, in questo cartiglio qui che si chiama ISO millimetri EU. Ve lo faccio rivedere. Comunque, come è stato costruito, lo trovate in un filmato, in uno dei filmati intorno al 10, 14, 15, una roba del genere. Questo è il cartiglio ISO millimetri EU. Il foglio attivo è un cartiglio liminare, no, lo voglio solo modificare, perdono, modifica, per farvelo vedere. Vedete che qui c'è il file name del modello e qui c'è il file name del disegno. Allora, qui c'è il file name del disegno corrente, annulla, mentre qui c'è il file name, vediamo se riesco ad aprirlo, del modello associato. Ok, questo perché, ripeto, l'ho costruito io in questa maniera. Se volete fare qualcosa del genere dovete andare a vedere il filmato, mi sembra che sia intorno al 15, dove è stato costruito questo cartiglio. Diamo fine, salvare, non abbiamo fatto modifiche e ripristiniamo l'inquadratura. Per quanto riguarda il disegno 2D collegato a un file di parte, c'è rimasta un'ultima cosa da dire e lo faccio qui. Allora, se io riapro in modifica, c'è nella finestra un ultimo comando che non abbiamo fino adesso mai guardato, è questo qui, abilita, dove ci sono gli occhiali, abilita, disabilita anteprima lavorazione. Questo è chiaro che va tenuto sempre acceso, come lo abbiamo tenuto sempre acceso noi durante questa prima parte del filmato, perché se io disabilito l'anteprima e vado per esempio qui a cambiare la vista di disegno, non vedo l'effetto, cioè vedo solo delle cose che si muovono, dei quadrati. Qui il quadrato è rimasto addirittura della stessa grandezza, leggermente più grande, ma non vedo quello che c'è dentro, quindi non vedo l'anteprima della scelta della vista base che sto facendo. Per cui questo va mantenuto sempre in questa posizione. Ok, con questo abbiamo finito il discorso relativo ai disegni 2D vista base collegata a un file IPT. Adesso pulisco tutto l'ambiente e riaprirò con un file di assieme e un nuovo file di disegno 2D per fare le considerazioni sulla vista base collegata a un disegno d'assieme. Questo è dunque il nostro disegno d'assieme. Andiamo a creare un nuovo, sempre file 2D ISO, secondo le norme ISO, in millimetri e il metodo di proiezione europeo. Andiamo a fare la vista di base. Chiaramente qui c'è aperto già il file d'assieme e quindi questo si collega al volo. Allora, gli occhiali, etichetta, stesse cose, stile, stesse cose, questo sempre lo stesso. Qui abbiamo i soliti 4 modi, quindi facendo girare il ViewCube, andando orientamento vista personalizzata, andando partendo dal file di YAM direttamente qui, crea vista del disegno, e abbiamo
questa ancora rappresentazione che però rispetto, ed è l'unica differenza, fin qui tutto uguale, tutta questa parte uguale, rappresentazione che c'ha lo stato modello e c'era già di là, le viste di disegno e c'erano già di là con gli stessi flag possibili, associativi, qui per andare a scegliere le impostazioni da includere, quindi la sola inquadratura o anche le annotazioni, in più c'è una vista posizione, che peraltro qui vediamo bella inutilizzata, e questo è inutilizzato perché non ci sono viste posizioni nell'assieme. Questo non è un assieme che ha delle viste di posizione. Perché non ha viste di posizione? Perché pensate al braccio di uno scavatore dove c'è l'estensione massima del braccio e quando il braccio invece è raccolto, ecco, quelle sono le viste di posizione. Braccio in estensione massima, braccio raccolto per poter far muovere su strada o per poter far muovere lo scavatore. Quelle sono le viste di posizione. Qui evidentemente non c'è nessuna vista di posizione perché queste ruote dentate qui sono, questi cuscinetti qui sono, non possono andare da nessun'altra parte e questa campana qui è. Quindi diciamo che la vista di base o vista base per un file YAM è la stessa identica cosa che abbiamo già visto per un file IPT, con l'aggiunta di eventuali viste posizioni nel caso che il file di assieme le contenga. Quindi se dopo aver scelto la scala, aver scelto l'inquadratura, qui sono poco significative le varie viste, scegliamo questa, io vado a confermare, quindi non entro qui nello stato modello dove comunque ci sono no elementi esterni, solo campana, quindi ci sono proviamo no elementi esterni, che sono gli elementi esterni sono la ruota dentata e il cuscinetto che c'è qui sopra, cuscinetto sopra, no, solo campana, c'è solo la campana. Quindi se ritorno a questo stato primario e vado a dare l'ok, attenzione, ha già preso il nome del modello Clutch Bell YAM, c'ha ancora il nome del prototipo, ma nel momento in cui do l'ok e vado a salvare, ovviamente, Clutch Bell DVG, Clutch Bell assieme, chiamiamolo, qui diversifichiamolo noi perché altrimenti va sopra questo Clutch Bell qui, assieme, salva, sì tutti, poi ripristinerò, ok, e qui dopo va a prendere, vedete, il nome Clutch Bell assieme DVG, quindi qui ancora il nome del disegno e qui il nome dell'oggetto, in questo caso un file YAM a cui si è collegato. Ora possiamo passare all'ultima vista base, la vista di base o vista principale, come volete voi, collegata con un file IPN, cioè con un file di presentazione. Quindi pulirò tutto l'ambiente e aprirò qui il file di presentazione legato a questo assieme. Bene, questo è il nostro file di presentazione, sempre dello stesso oggetto, di questa campana di frizione, con 2 ingranaggi e 2 cuscinetti. E vi faccio notare, vabbè, questa è la presentazione, alla fine della presentazione il disegno è esploso in questa situazione, vi faccio notare che non ha viste istantanee e adesso andiamo ad aprire un nuovo file DVG, sempre ISO, sempre millimetri e sempre il sistema di proiezione, il metodo europeo CREA. E andiamo a fare la vista di base del file IPN, quindi base, e leggiamo quello che ci dice. Nessuna vista istantanea nel file IPN di origine. Se vi ricordate, l'avevo fatto notare, l'ho fatto notare qualche secondo fa, che il file IPN non aveva nessuna vista istantanea. E lui se ne accorge perché quello che collega in realtà il file 2D di disegno con un file di presentazione e la vista istantanea. Quindi non ce l'ha e rileva che non ce l'ha.
E qui mi dà due alternative: fare clic su ok per aggiungerne una, e la decide lui, è basata sulla scelta IPN corrente o di default, oppure fare clic su annulla per prendere un altro file o per rimettere le mani noi sull'IPN e stabilire una vista istantanea. Allora io direi che gliela lasciamo creare per questo diciamo filmato senza starci a porre tanti problemi, e tanto ce la crea nella vista finale, la vista esplosa, e direi che poi tutto il resto, gli occhiali, l'etichetta, lo stile, qui ci sta mostrando che ci farà vedere solo le linee visibili, la scala, possiamo ecco scalarla un filo, vediamo se 2 a 1 non è troppo grossa, la posizioniamo. Non c'è più rappresentazione, ma c'è solo presentazione, perché qui non ho stati modello, non ho stati di movimento, però ho le viste ancora, e dove in realtà poi lui si è andato a collegare, vista 3, mostrando le tracce senza mostrare le tracce. Allora, le tracce sono queste tracce qui, sono le tracce dei movimenti. Se io tolgo il flag, linee nascoste no, scala 2-1 e do l'ok, questo è il disegno esploso. Adesso lo modifico, rimetto le tracce, ok, e forse per una file di presentazione le tracce conviene tenerle, poi lo modifico, la partenza è diversa, ma qui poi succedono le stesse identiche cose, quindi posso girare la vista, posso scegliere la vista con orientamento vista personalizzata. Qui ho solo la possibilità di scegliere vista 3 perché c'avevo solo vista 3, l'ha fatta lui, peraltro l'ha fatta lui, ma se avessi più viste nell'IPN, qui avrei l'elenco, potrei scegliere, quindi il terzo modo c'è ancora. Non c'è più, viceversa, annulla il quarto modo. Cioè se io direttamente dall'IPN tento di andare a fare il nuovo disegno, qui c'è solo un apri disegno, apri percorso file o crea scena. Niente di tutto questo, e anche qui sotto la scena c'è apri disegno, quindi non c'è la possibilità con l'IPN del quarto modo di creazione del disegno direttamente dal file che vogliamo collegare alla vista di base. Direi che per quanto riguarda il discorso vista di base, e in particolar modo il solo sottomenu a linguetta componente, abbiamo detto tutto, e quindi l'argomento lo considero chiuso. Al solito, se vi è piaciuto il filmato mettete un like, iscrivetevi per non perdere i prossimi aggiornamenti, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo filmato, che sarà ancora sulla messa in tavola, e in particolar modo sulla messa in tavola di viste successive alla vista base. Buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.